a tutti amici e bentornati sul mio canale, il Busino di Anna. Eccoci con un nuovo progetto, borsa rosaria. Una borsa facile, poco materiale impiegato, semplice anche per i principianti, spaziosa, veramente molto semplice e in poco tempo si realizza. È fatta in cordino, tie, ha una chiusura a calamita. L'ho riempita la borsa per farvi vedere come verrà riempita con le vostre cose dentro, foderata in raso, in contrasto, così si vede meglio il punto rete. Ho messo dei bastoncini in legno. Io sinceramente questa borsa l'ho vista su un sito con dei manici in bambù, ma io non avevo i manici in bambù, e allora la creativa ha il compito di adoperarsi con quello che ha, se no non è più creativa. E ho messo dei manici che avevo a casa, dei bastoncini in legno che avevo a casa, e li ho messi a mo' di manici. La borsa potete utilizzarla a busta e potete mettere anche la tracolla con dei moschettoni laterali per portarla a spalla. Adesso passiamo al video tutorial, ma prima di passare al video tutorial vi ricordo sempre di iscrivervi qui sotto sul mio canale, attivate la campanella delle notifiche, così ogni qualvolta io pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Mettete un like o un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa particolare borsa. Ok, passiamo subito al video tutorial. Ecco pronti i nostri materiali e strumenti che ci occorrono per realizzare la borsa. Ci occorre del cordino tie, (300 grammi) di filato, ci occorre uno scampolo di raso per andare a foderare la borsa, due bacchette in legno 27 cm, questi misurano, se sono più lunghi li potete tagliare, sono diametro 1 centimetro, un accendino, due uncinetti, uno 4,5 e uno 5 mm, il metro, una chiusura a calamita, delle forbici, un ago con la cruna grande, la mia etichettina, il Busino di Anna. Adesso passiamo al video tutorial. Iniziamo il nostro lavoro con l'uncinetto numero 4,5 e avviamo. Prima facciamo un nodino d'inizio, così, in questo modo, e facciamo 84 catenelle. Ne facciamo 84. Adesso che abbiamo fatto 84 catenelle, vedete, sono 84, cambiamo uncinetto, leviamo il 4,5 e lavoriamo con il 5 mm. Saltiamo 7 catenelle di base, 1 2 3 4 5 6 e 7. Nell'ottava catenella, presa a mezza costa, così facciamo un punto basso. Abbiamo fatto il primo archetto. Adesso facciamo 3 catenelle, lavoriamo morbide senza tirare, saltiamo 3 catenelle di base, 1 2 e 3, e nella quarta andiamo a lavorare il punto basso, e sono 2 archetti, 3 catenelle, saltiamo, questa è quella che abbiamo lavorato, quindi 1 2 e 3,
e nella quarta andiamo a fare il punto basso e faremo così per tutte le catenelle fino alla fine. Sempre la stessa ripetizione: 3 catenelle, saltiamo 3 catenelle di base e lavoriamo nella quarta e facciamo il punto basso, così per tutto il giro fino alla fine. Sono quasi a fine giro, facciamo le ultime 3 catenelle, saltiamo le 3 catenelle di base, 1 2 e 3, entriamo nell'ultima catenella e facciamo il punto basso, così, in questo modo. Ecco qui. In totale gli archetti che si sono creati sono 20 archetti e la misura è 43 centimetri. Adesso giriamo facendo 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e giriamo il lavoro in questo modo. Adesso andiamo al centro dell'archetto, nella catenella centrale, perché ci sono 3 catenelle, quindi dobbiamo entrare in costa al centro della catenella e facciamo un punto basso, così. Adesso facciamo 3 catenelle, 3 catenelle e andiamo sempre al centro delle 3 catenelle. Vedete, 1 2 e 3, dobbiamo prendere la catenella in costa, entrare e fare il punto basso, 3 catenelle e andiamo al prossimo archetto, 1 2 3, entriamo al centro e facciamo il punto basso. Vedete, si vanno creando, c'è la seconda riga di archetti. Facciamo 3 catenelle e andiamo al centro del prossimo archetto, entriamo e facciamo il punto basso e faremo questa ripetizione per tutta la riga e ci vediamo a fine riga sul penultimo archetto. Sono nel penultimo archetto del secondo giro, ho fatto il punto basso al centro, facciamo 3 catenelle, qui c'è questa serie di catenelle che abbiamo fatto all'inizio e dobbiamo andare a lavorare nella seconda. Vedete, 1 e 2, dobbiamo lavorare qui, dobbiamo prendere questo punto, ma stavolta lo prendiamo non in costa, ma prendiamo tutta la catenella e facciamo il punto basso, così. Adesso passiamo al terzo giro facendo 4 catenelle sia all'inizio che alla fine. Per girare dobbiamo fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e giriamo il lavoro e siamo al terzo giro e lavoriamo al centro dell'archetto, 1 2 3 e prendiamo la catenella centrale in costa, entriamo e facciamo il punto basso
vedete? Facciamo 3 catenelle e andiamo al centro, e sarà così per tutto il giro, la stessa ripetizione, 3 catenelle e andiamo al centro dell'archetto. Arriveremo alla fine e poi vediamo come passare al quarto giro. Sono quasi a fine giro, manca l'ultimo archetto che faremo assieme. Facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e andiamo, qua ci sono le 4 catenelle, ne saltiamo una che è questa e andiamo a lavorare sulla seconda, entrando e prendendo tutte e due le asoline che formano la catenella e facciamo il punto basso. E il fine giro è sempre così. Adesso per girare facciamo sempre 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e giriamo il lavoro. Andiamo al centro delle 3 catenelle, qui entriamo in mezza costa e facciamo il punto basso. Quindi le ripetizioni saranno sempre uguali per come abbiamo fatto. Lavoreremo in totale, compreso questi 3 giri che abbiamo fatto, 40 giri in altezza, 40 giri, sempre con la stessa ripetizione sia alla fine che all'inizio. Abbiamo fatto 40 giri. Adesso chiudiamo l'ultimo giro facendo l'ultimo archetto, 3 catenelle e chiudiamo nella seconda catenella. Tagliamo il filo e andiamo a nascondere l'eccesso. Vi do le misure: 43 centimetri per 32 centimetri, 32. Adesso che abbiamo ultimato il corpo borsa, dobbiamo andare a realizzare i 4 pezzettini di manici dove dobbiamo andare ad inserire i bastoncini di legno. Vediamo come fare. Qui sono nel lato in cui ho finito il lavoro, quindi prendo il filo e uncinetto, lasciamo un po' di filo così poi possiamo andarlo a nascondere, saltiamo il primo archetto che è questo e lavoriamo nel secondo nella catenella centrale dell'archetto, sempre preso in costa, così aggancio il filo in questo modo e faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Vado nel secondo archetto, mi aggancio nella catenella centrale e faccio il primo archetto, faccio nuovamente 3 catenelle
e vado nel prossimo, sempre nella catenella centrale dell'archetto, e sono 2 archetti, 1 2 e 3 catenelle, e vado sempre centrale, catenella centrale, punto basso, 3 catenelle, e al centro dell'archetto con un punto basso, così, e sono 1 2 3 4. Facciamo l'ultimo archetto, ci agganciamo al centro e facciamo un punto basso, e sono 5 archetti, 1 2 3 4 e 5. Facciamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare nel primo archetto che abbiamo, al centro sempre delle 3 catenelle con un punto basso, 3 catenelle e un punto basso al centro, e così via su tutti gli archetti che abbiamo. In totale gli archetti devono essere 5, sono 3, 1 2 e 3, punto basso, 1 2 e 3, punto basso, e questo era l'ultimo archetto. Contiamo gli archetti, 1 2 3 4 e 5, devono essere sempre 5, e questo è il secondo giro del manico che stiamo facendo. Facciamo sempre 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e giriamo il lavoro, e siamo al terzo giro. Andiamo sempre al centro del primo archetto, nella catenella centrale, e facciamo il punto basso, vedete, 1 2 e 3, e andiamo al centro, uno 2 e 3, e nella saltiamo una catenella, che è questa, vedete, perché siamo al contrario, quindi andiamo qui e chiudiamo il giro con un punto basso. Facciamo sempre le 4 catenelle e 4, e giriamo il lavoro così, e siamo al quarto giro, vedete, 1 2 3, stiamo cominciando il quarto. In tutto i giri devono essere 10, sempre con la stessa ripetizione. Arriviamo a 10 giri. Abbiamo fatto 10 giri di archetti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Adesso tagliamo e andiamo a nascondere gli eccessi, sia questo che quello d'inizio. Abbiamo sigillato gli eccessi, la misura è
11 centimetri. Adesso iniziamo l'altro lato. Filo, saltiamo il primo archetto e lavoriamo il secondo, sempre al centro delle 3 catenelle. Entriamo, agganciamo il filo, lasciamo un po' di eccesso e facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4 e tiriamo. Ci andiamo ad agganciare al secondo archetto, sempre al centro delle 3 catenelle, ed è venuto fuori il primo archetto. 1, 2 e 3 e andiamo nell'altro archetto, sempre al centro. Vedete? 1, 2 e 3 e nel prossimo archetto, e sono 3 in totale, devono essere 5 come l'altro lato. 1, 2 e 3 e ci agganciamo così. Sono 4, l'ultimo è 3, ok. A questo punto facciamo 4 catenelle per girare, 2, 3 e 4 e giriamo il lavoro così. E nel primo archetto andiamo al centro, qui, uno, 2 e 3 e andiamo nel prossimo, 1, 2 e 3 facciamo l'ultimo, ok, e sono in totale 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo fatto 2 giri, 1 e 2, e ne dobbiamo fare 10. Abbiamo finito anche la seconda bretella per fare il manico. Tagliamo e andiamo a nascondere anche da questo lato gli eccessi. Abbiamo finito da questo lato le 2 bretelle che conterranno i bastoncini in questo modo, così, poi verranno cucite. Andiamo a fare le altre 2 da questo lato e iniziamo sempre allo stesso modo come abbiamo fatto da questo lato. Saltiamo il primo archetto, ci inseriamo al centro del secondo archetto nella catenella centrale, così agganciamo il filo, lasciamo un po' di eccesso e facciamo le 4 catenelle d'inizio, 1, 2, 3 e 4 e andiamo nel secondo e ne facciamo 5 archetti, 5 archetti per un totale in altezza di 10 giri. Lo facciamo sia da questo lato che dall'altro lato, sempre allo stesso modo come abbiamo fatto qui. Abbiamo finito tutte e 4 le bretelle che ci servono come manici e adesso andiamo a vedere come foderarla. Ho qui il mio scampolo di raso, l'ho tagliato,
ho preso le misure altezza e larghezza, ho lasciato 2 centimetri attorno per fare l'orlo, due centimetri. Poi che cosa ho fatto? Ho cucito con la macchina da cucire facendo il doppio orlo in questo modo. Perché doppio orlo? Perché quando andiamo a foderare e mettiamo così la stoffa sotto, se è sfilacciata si vedrà dai fori, quindi lo faremo più pulito possibile. Se lo facciamo così si vede tutto sfilacciato e si noterà dai fori che ci sono nel punto rete. Quindi per evitare questo farò il doppio orlo, così lo imbastiamo un poco e poi lo andiamo a cucire a macchina. Ecco qua, ho cucito tutto l'orlo con la macchina da cucire e adesso andremo a cucire col filo trasparente tutto il perimetro. Ho finito di cucire tutta la fodera in tutto il perimetro. Adesso andiamo a cucire i laterali. Mettiamola al contrario, così, dalla parte interna della borsa. Uniamo i laterali in questo modo, ago e il cordino, e andiamo sul primo punto che è, vedete, andiamo sul primo punto che è questo e andiamo a cucire. Lasciamo un po' di filo ok, andiamo al secondo punto. Qui non c'è proprio un punto preciso perché sono delle catenelle, quindi cercate di prendere il retro della catenella. E scendiamo. Ok, andiamo qui e qui.
abbiamo finito di unire i due lati e adesso andiamo ad unire allo stesso modo come abbiamo fatto con questo lato anche questo, allo stesso modo. Abbiamo cucito i laterali e adesso andiamo a vedere come unire le bretelle che abbiamo fatto, le 4 bretelle, per entrarci poi il bastoncino. Quindi li mettiamo in due, vedete, facciamo così e li uniamo e ci regoliamo attraverso gli archetti in questo modo e uniamo questa parte con questa parte. Iniziamo prendendo il punto, vedete, dell'archetto sotto e quello sopra. Lasciamo sempre un po' di filo, così, in questo modo, e andiamo a cucire sia la parte sopra che quella sotto, vedete. Ora andiamo più avanti, sempre nelle catenelle, ci dobbiamo regolare sempre a prendere le catenelle sia sotto che sopra, così. Andiamo avanti e andiamo sotto, vedete, non si vede nulla. Ok, vediamo dov'è, in questo modo, così. Dobbiamo prendere sotto e sopra. Perfetto. Questo e questo.
Perfetto. Lo stesso lavoro, questo poi lo andiamo a nascondere sempre qua dietro, l'eccesso dell'inizio del lavoro, lo nascondiamo sempre qui nel lavoro e andiamo a fare tutte e quattro, cioè tutte e tre le rimanenti bretelle, li uniamo in questo modo, tutti e quattro. La prima l'abbiamo cucita, vedete qui rimane vuoto, questo poi lo andiamo a nascondere sempre nel retro del lavoro, perché questo è il davanti, e questo stesso lavoro che abbiamo fatto nella prima lo dobbiamo ripetere nelle altre tre. Adesso che abbiamo finito di cucire i manici, giriamo la borsa. Eccola qua. Adesso andiamo a mettere la chiusura, la metteremo in centro. Ci sono 1 2 3 4 5 e 6 archetti vuoti e lo dobbiamo mettere al centro. Uno e due, uno e due, lo mettiamo qui al centro. E adesso andiamo a cucire. Eccola qui, abbiamo messo la chiusura, la mia etichettina e adesso mettiamo i bastoncini dentro i manici, entriamo sia nell'una che nell'altra e anche da questo lato, 1 e 2. Adesso dobbiamo fermare il bastoncino dentro il manico. Lo potete fare come non lo potete fare. Potete fermare il bastoncino dentro il manico con del filo trasparente e andiamo a cucire qui
in questo posto. Date solo pochi punti. Ecco qui. Vedete, così il bastoncino non si muove più, rimane sempre fermo. Ok, entriamo nel lavoro per tagliare il filo. Ok, tagliamo. E come vedete il bastoncino sta fermo dentro il manico. Lo facciamo in tutte e quattro gli angoli dei manici. Le misure: larghezza 32 cm, altezza senza manici 22 cm, con i manici 26 cm, larghezza manici da un punto all'altro punto 29 cm. Ed eccola qui la borsa rosaria in onore di mia sorella che amo tantissimo. Chiusura foderata, molto spaziosa. Potete mettere anche i manici in bambù, perché io l'ho vista così con i manici in bambù, ma il compito di una creativa è adoperarsi con quello che ha a casa. I manici in bambù non li avevo e ho messo questi bastoncini di legno che sono altrettanto originali. È molto semplice da fare, facilissima, è appunto rete, è veramente facile da fare anche per i principianti. Potete mettere la tracolla con i moschettoni nei laterali e portarla a spalla, oppure semplicemente a busta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che la borsa rosaria vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche così non perderete alcun video che io pubblicherò, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!